Buongiorno a tutti e bentornati al Caffè Letterario. Siamo arrivati al capitolo 34 del novellino e qui leggeremo la storia di due nobili cavalieri che si amavano di buono amore. Quindi la storia è incentrata sul tema dell'amore. Il tema di fondo è quello dell'omosessualità e penso sia un tema davvero molto importante. Vedremo che cosa ne pensavano i nostri predecessori. Il termine che avrebbero usato per indicare questa vicenda è sodomia, sono due sodomiti, anche se nella storia che leggiamo noi non si identificano in questo modo e soprattutto non vengono mai denigrati o apostrofati con dei termini negativi. Questo è molto significativo perché evidenzia come questa pratica fosse davvero molto diffusa. Lo sappiamo, era presente già nell'antica Grecia e presso il popolo romano. Molto spesso i grandi filosofi, pensatori, uomini di scienza e altri erano omosessuali, praticavano quindi l'omosessualità, spesso con dei ragazzi, e quindi non è affatto una novità, però anche di sesso se ne parla, non è un tabù, soprattutto nel Medioevo, però è anche interessante riflettere sulla condanna da parte della Chiesa, perché sodomita è una parola che deriva da sodomia ed è un termine che appartiene alla sfera religiosa e serviva per definire gli atti sessuali non finalizzati alla procreazione, quindi indicava proprio un rapporto sessuale che non aveva come unico scopo la procreazione, quindi si indica un rapporto tra due persone dello stesso sesso. Trovate il termine nella Bibbia ed è riferito alle due città di Sodoma e Gomorra, Genesi 18 e 19, ed è interessante perché queste due città verranno distrutte da Dio per la malvagità e la perversione dei loro abitanti. Se leggete l'episodio biblico incontrerete Lot, quell'uomo giusto, buono, che verrà poi salvato da Dio, quindi che verrà invitato a fuggire dalla città, il quale viene visitato da due angeli e vengono ospitati per la notte proprio in casa sua. Quando arrivano però gli abitanti sono così immorali e così perversi che desiderano conoscere questi angeli. Il termine conoscere allude alla conoscenza sessuale, cioè li vogliono conoscere sessualmente parlando. Ecco perché sodomiti, quindi pretesero addirittura di giacere con gli angeli. Per il loro peccato, per la loro richiesta così irragionevole, immorale, verranno accecati da un bagliore potente proprio da questi angeli. Due nobili cavalieri s'amavano di grande amore. L'uno aveva nome Messere G e l'altro Messere S, quindi ancora una volta non vengono nominati, si tace sulla loro identità. Questi due cavalieri si avevano longamente amato, quindi era una relazione che perdurava da moltissimo tempo. L'uno di questi si mise a pensare e disse così: Messere S ha uno bello palafreno, cioè un bel cavallo, se io gli leccheggio, se io glielo chiedessi, darebbe il megli, cioè me lo darebbe? E così pensando faceva il partito nel pensiero, dicendo, cioè si mette quindi a riflettere, a ragionare tra sé e sé, e dice sì, me lo darebbe. L'altro cuore gli diceva, cioè l'altro pensiero invece contrario, negativo, gli diceva non darebbe, e così tra il sì e il no vinse il partito che non gliele darebbe. Riflette e valuta le varie opzioni, esamina i vari partiti, si autoconvince che il suo compagno non gli avrebbe mai permesso di cavalcare questo bellissimo e nobile destriero. È tutto frutto della sua mente, in realtà non ha rivolto la richiesta al proprio compagno, si è fatto la domanda e si è dato la risposta, quindi non ha neanche permesso all'altro di entrare in contatto con lui, non lo ha reso partecipe dei propri pensieri. Interessante perché qui si parla di amor cortese, è un amore nobile perché è un amore puro, sincero, però che nasce tra due persone dello stesso sesso, e noi ricordiamo bene quello che abbiamo già letto nel De Amore di Andrea Cappellano, il trattato sull'amore. Ecco, anche lì la possibilità che esista amore tra due persone del medesimo sesso è impossibile, impensabile, viene esclusa a priori, perché proprio nel De Amore si parla di questa passione come di immoderata cogitatio, cioè un'ossessione davvero continua, insistente, che perdura. E infatti che cosa dice il De Amore? È una passione che procede per visione e per incessante pensiero di persona dell'altro sesso.
sottolineo, dell'altro sesso, quindi non ammette l'amore per lo stesso sesso. È sì un amore carnale, passionale, ma sempre e solo tra uomo e donna. Quindi qui è un amore completamente diverso, un amore insolito. È interessante che sia contenuto proprio nel novellino, perché evidentemente già all'epoca era una scena non così insolita forse come siamo abituati a pensare noi. E notiamo anche la modernità e la particolarità della cosa, perché non è così scontato, e quindi capiamo che l'amore non è poi un tabù come saremmo magari indotti a pensare in un primo momento. E ciascuno giorno in pensare cresceva e rinovellava il cruccio. Quindi notate questa climax ascendente, perché questo suo cruccio aumenta sempre di più proprio perché non rende partecipe il suo compagno. Quindi inizia davvero ad autoalimentare un pensiero ossessivo, ma soprattutto un sentimento negativo, sbagliato, ma è il frutto di una sua interpretazione personale, perché non ha ancora chiesto nulla all'altro. Quindi il risentimento, l'odio inizia a crescere dentro di sé, cioè di fatto che cosa ha nutrito? Un pregiudizio, cioè è convinto che l'altro non gli presterebbe il destriero, quindi significa che ha già giudicato il suo compagno. Ecco un primo insegnamento: mai giudicare solo dalle apparenze, mai avere pregiudizi. Prima devo conoscere e capire l'altro, poi potrò farmi un'idea. E quindi viene da chiedersi: ma conosce veramente fino in fondo il proprio amato oppure no? Lasciògli di parlare e volgersi quando egli passava in altra parte, quindi non gli rivolgeva più addirittura la parola, e quando lo vede passare si gira dall'altra parte. Quindi è cambiato il suo atteggiamento. Significa che in base a quello che pensiamo poi noi ci comportiamo di conseguenza, e se un amante è attento e accorto dovrebbe rendersi conto subito del cambiamento d'umore e quindi anche del comportamento. Le genti si maravigliavano ed egli medesimo si maravigliava forte, quindi anche questo compagno si meraviglia, si stupisce tantissimo, e lo stesso dicasi per il popolo, per la gente che li conosce. Quindi qui la gente diventa un vero e proprio pubblico che assiste a questa diatriba, a questa scaramuccia amorosa. Un giorno avvenne che Messere S, il cavaliere, il quale aveva il palafreno, quindi il padrone del cavallo, non poteva più sofferire, cioè a un certo punto si stanca di questo atteggiamento così scontroso, così diverso dal solito. Andò a lui e disse: compagno mio, perché non mi parli tu? Perché sei tu crucciato? Quindi spiegami, chiariscimi il tuo pensiero, che cosa ti ha fatto mutare in maniera così repentina? Egli rispose: perché io ti chiesi lo palafreno tuo e tu lo mi negasti. Quindi io te l'ho chiesto ma tu me l'hai rifiutato. E quegli rispose: questo non fu giammai, non può essere. Lo palafreno e la persona, quindi è me stesso, sia tua, quindi io stesso sono tuo, sono tutto tuo, a tua completa disposizione. Ch'io t'amo come me medesimo. Io ti amo di un amore sconfinato, totale, quindi non potrei rifiutarti nulla, tutto ciò che è mio è anche tuo. Questo è il vero amore. Allora il cavaliere si riconciliò e tornò in sull'amistade usata, cioè tornò nella sua solita amicizia, riprese il rapporto di prima e riconobbe che non aveva ben pensato. Questa è una storia particolare perché l'intera vicenda si svolge tutta completamente nella sua mente, è tutta una riflessione, una costruzione mentale personale. In realtà qui non ci sono molte azioni esterne, qui si è voluto analizzare ed esplorare maggiormente l'interiorità di quest'anima, di un'anima innamorata però sofferente perché pensava di avere già compreso l'altro senza chiedere, e quindi ci sono diversi insegnamenti morali. Sicuramente impariamo che non bisogna mai dare nulla per scontato e soprattutto che bisogna sempre chiedere all'altra persona prima di decidere, prima di farsi un'idea sbagliata, e soprattutto bisogna sempre osservare bene i comportamenti dell'altro, perché in base a come uno si comporta poi posso capire tante cose.